Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Reverendissimo Fra Gerard Timoner III, il Maestro dell'Ordine Domenicano, Gran Cancelliere della nostra Università, carissimi visitatori dell'Ordine Domenicano, che iniziate oggi la vostra visita canonica tra di noi, e soprattutto carissimi professori e studenti, carissime professoresse e studentesse dell'Angelico. Iniziamo la nostra attività accademica nel mezzo della crisi. Un anno fa nessuno si sarebbe aspettato questi sviluppi, ma la crisi ora è una realtà e nessuno può cambiare questo. We start our academic year in the middle of the crisis. Nobody expected such developments a year ago, but the crisis is a fact now and nobody can change it. Nella Bibbia le crisi sono sempre state un momento di nuove opportunità. Fu durante crisi del VI secolo a.C. che gli israeliti cominciarono a ragionare sulla trascendenza divina e a riflettere sull'esperienza sconvolgente espressa dai canti del servo di Dio sofferente. Così la comunità di Israele fece passi da gigante e di grande effetto nello sviluppo della loro comprensione del mistero di Dio. Fu con la crisi del II secolo a.C. che la stessa comunità cominciò a proporre con più consistenza la sua speranza di risurrezione e a concepire la radicalità dell'atto della creazione dal nulla. Infine è solo attraverso la crisi della morte e della risurrezione di Cristo che abbiamo ricevuto l'istruzione decisiva sul senso della vita e sulla forza dell'amore. Tutto ciò ha incoraggiato il nostro famoso confratello Dominique Barthélemy, professore dell'École Biblique e dell'Università di Friburgo, a sostenere che le scoperte più grandi e dirompenti nel campo della vita religiosa e spirituale avvengono sempre nella crisi, quando la nostra vita è in pericolo, è al limite tra la vita e la morte che si arriva a essere davvero acuti. All this encouraged our famous confrère, Dominique Barthélemy, to say that the biggest disruptive discoveries in the area of the religious and spiritual life happen always in the crisis, when our life is in danger. It is at the edge of life and death that we get to be really sharp. Nessuno può cambiare il fatto che dobbiamo operare nella crisi, ma possiamo fare uno sforzo comune per imparare da essa e anche per trasformarla in un'opportunità. Nobody can change the fact that we need to operate in the crisis, but we can make a common effort to learn out of it and even to transform it into an opportunity. Abbiamo lavorato duramente in questa direzione come comunità accademica. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti voi per gli sforzi che avete fatto per adattarvi alla nuova situazione e per aiutare la nostra istituzione a continuare la sua missione. È stato difficile per tutti noi. I decani hanno dovuto cercare nuove soluzioni didattiche e assistere i loro professori nell'affrontare nuove sfide. I professori hanno dovuto imparare nuove competenze. Gli studenti hanno dovuto trovare un modo per lavorare in modo nuovo e in alcuni casi seguire i loro corsi nel cuore della notte. Gli assistenti hanno dovuto raddoppiare il loro lavoro a causa dei nuovi strumenti da patroneggiare. L'amministrazione ha dovuto immaginare un nuovo modo di operare nel campus e preparare nuovi protocolli, eccetera.
non saremmo riusciti ad arrivare al punto in cui siamo senza la collaborazione, a volte molto generosa, di ognuno di voi. Let me see the symbol of our commitment and energy to continue our mission in spite of these difficulties in the ceremony of the 18th of May. In the middle of the COVID crisis, on the day of the 100th anniversary of the birth of our most illustrious alumnus, in spite of all the difficulties, we initiated the activities of a new academic project, the St. John Paul II Institute of Culture. Founded with the generous support of the two foundations, St. Nicholas Foundation and Futura Juventa, with the help of the Polish private sponsors, and settled inside of the Faculty of Philosophy, this institute should become our important tool for dealing with the challenging problems of the contemporary world in the line of JP2's legacy. Thanks to the presence among us of Cardinal Ravasi, I have the great honor and pleasure today to make the last step in the inauguration of the Institute. After the letter of Pope Francis, we need the programmatic speech by the President of the Pontifical Council of Culture and open the first series of JP2 lectures organized by the Institute. On the list of participants of the 2020-2021 edition are inter alia John Finnis, Rowan Williams, Marek Cichocki, John Cavadini, Chantal Del Sol, François Daguet, Renato Cristin, Dariusz Gavin. Sua Eminenza, il Cardinale Gianfranco Ravasi, è stato ordinato nel 1966, ha studiato a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico. Successivamente è stato professore di esegesi dell'Antico Testamento presso la Facoltà Teologica del Nord Italia a Milano. Dal 1989 al 2007 è stato prefetto della famosa Biblioteca Ambrosiana. Il 3 settembre 2007 è stato nominato presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e nominato arcivescovo della sede titolare di Villa Mania i Proconsolari. Nel 2010 è stato nominato cardinale da Papa Benedetto XVI e membro della Congregazione per l'Educazione Cattolica, del nuovo Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. I suoi studi sulla Bibbia sono sfociati in decine di saggi e libri influenti. Come tutti sappiamo, nell'ultimo decennio è diventato un simbolo dell'apertura della Chiesa cattolica al dialogo con tutti coloro che non condividono la nostra fede e la nostra comprensione del mondo. Il motto del cardinale è molto biblico e domenicano: predica verbum, predica la parola. Cardinal Ravasi will present an address entitled Does Christianity Need a Culture? Il Cardinal Ravasi esporrà un discorso dal titolo Il cristianesimo ha bisogno di una cultura? Eminenza, a lei la parola. Grazie. Sono grato io per questa occasione che mi è stata offerta, proprio perché, come è stato ricordato, ho avuto per molti anni la mia esistenza vissuta nell'interno delle aule accademiche come docente e oltre a questo ritrovarmi nell'interno di una comunità di studenti e di professori è un po', direi, ritrovare ancora le mie origini, ritrovare un po' la famiglia principale che ho avuto.
E quindi vorrei salutare proprio, prima di tutto anch'io, le autorità accademiche, in particolare il Gran Cancelliere Gerard Timoner III, che ho l'occasione quindi ho avuto l'occasione di conoscere, ringraziare il Rettore e ringraziare anche gli studenti. Io vorrei entrare subito nell'interno del tema che mi è stato assegnato. Tutti voi comprendete che si tratta di un tema immenso, sul quale si possono scegliere percorsi itinerari molto diversi. Devo essere sincero che sentendo l'introduzione mi è venuta la tentazione di scegliere un altro itinerario rispetto a quello che mi ero proposto. Il tema della crisi e della resilienza nell'interno di questa esperienza, soprattutto perché è stato ricordato padre Barthelemy, che è stato un amico anche, è stato poi collega nella Pontificia Commissione Biblica. Io comunque vorrei svolgere questo tema così immenso con una sorta di duplice percorso, due movimenti, con una premessa. Mi muoverò perciò in maniera molto didattica quasi, didascalica. La premessa, innanzitutto. La premessa è questa: la categoria cultura, che è una categoria nata dal punto di vista formale soltanto nel 1700, con l'illuminismo. In quell'occasione si coniò, si creò la parola cultura, in tedesco Kultur, su base latina ovviamente. In latino questa parola è usata, cultura, una sola volta da Cicerone nelle Tusculane Disputationes, ma in questa maniera, sentite bene, agricultura, cioè era la coltivazione, sì, ma dei campi. Viene quindi usata soprattutto nel mondo tedesco e poi arriva e diventa dominante con un paradigma, un concetto ben preciso. La cultura è l'attività alta dell'esperienza umana, è l'aspetto intellettuale prevalentemente, che coinvolge quindi l'arte, la filosofia, la scienza, le speculazioni sistematiche. È soltanto nel secolo scorso che si fa strada un altro concetto, che è quello che noi usiamo normalmente, ed è il concetto fluido di cultura, cioè il concetto antropologico. Tutto ciò che elabora la persona umana attraverso una sua lettura, interpretazione, anche manuale. Si parla di cultura industriale, per esempio, di cultura urbana e di cultura agricola. Tutto ciò che viene elaborato in maniera consapevole, coerente, diventa cultura. È per questo che è difficile inseguire le dimensioni della cultura, perché coincidono in pratica con l'attività sociale in cui siamo noi immersi. E soprattutto è diventato ancora più complesso, e lo vedremo nei nostri giorni, per un fenomeno, il fenomeno della accelerazione negli sviluppi. E quindi la cultura si rivela veramente molto mobile. Pensiamo come è cambiata, e lo vedremo in un esempio che vorrò farvi, come è cambiata rispetto a soltanto 20 anni fa
la cultura della comunicazione. Questa era la premessa che volevo fare, ma vorrei aggiungere ancora una piccola nota nella premessa. Già nel 7-800 la parola cultura viene declinata al plurale. Non è una banalità. Culture. Perché inizialmente si riteneva che la cultura fosse solo quella europea. E invece ci si accorge che esistono altre culture, importanti, più antiche persino. Forse ricorderete, Goethe scrive il Divan, la raccolta, l'antologia della poesia occidentale e poi di quella orientale. Herder scrive un saggio sulla filosofia, il pensiero ebraico. Ecco quindi questa nuova visione che è quella ai nostri giorni dominante, se pensiamo al fenomeno della globalizzazione. A questo punto vi presento i due movimenti, due quadri. Il primo è un quadro teologico, il secondo è un quadro più esperienziale, una verifica nell'interno dell'orizzonte contemporaneo, più fenomenico. Naturalmente, ripeto ancora, sono solo, direi, dei profili, sono solo degli abbozzi, sono solo dei lineamenti, perché i discorsi sarebbero molto complicati. Quello teologico io lo fonderei sulla base di un asserto del Nuovo Testamento, un asserto capitale, fondamentale. Giovanni 1,14. Kai logos sarx egeneto. Il logos trascendente, divino, diventa sarx, carne, che vuol dire nel linguaggio giovanneo esistenza. Esistenza storica, caduca, mortale anche, diventa, potremmo dire, proprio cultura. Si potrebbe tradurre anche idealmente, e il verbo divenne cultura, la parola divenne parole. Ecco, a questo proposito, per diventare cultura è necessaria un'operazione di inculturazione, di ingresso. Ecco perché l'inculturazione è rilevante. E guardiamo per esempio l'Antico Testamento, che è stato evocato anche prima. La rivelazione si confronta con tutte le varie civiltà. Se voi provate a far passare nella Bibbia, Antico Testamento, troviamo la cultura nomadica, la cultura fenicio-cananea, la cultura mesopotamica, l'influsso della cultura egizia, l'ittita, l'alleanza al Sinai pare, la persiana, col concetto di resurrezione, per esempio, di oltrevita, la greco-ellenistica, vedi la sapienza. Mentre il cristianesimo, il Nuovo Testamento, si incontra col giudaismo palestinese, si incontra col giudaismo della diaspora, respira la cultura greco-romana e persino è in dialogo con forme cultuali pagane. Ecco quindi questo, vedete, questo incrocio, questo intreccio del logos con la molteplicità delle forme che gli esegeti poi identificano nell'interno del tessuto delle scritture. Giovanni Paolo II, che citiamo proprio anche per l'istituto, che nel 1979 davanti alla Commissione Biblica diceva
formulava questa dichiarazione: la stessa parola divina si è fatta linguaggio umano, assumendo i modi di esprimersi delle diverse culture, che da Abramo al veggente dell'Apocalisse hanno offerto al mistero adorabile dell'amore salvifico di Dio la possibilità di rendersi accessibile e comprensibile alle varie generazioni, malgrado la molteplice diversità delle loro situazioni storiche. È una formulazione di principio che proprio commenta il verbo divenne cultura. Ma ancora, in questa rappresentazione noi non abbiamo solo l'Antico e il Nuovo Testamento, abbiamo anche la tradizione, poniamo, della cristianità, una tradizione sterminata, 20 secoli quasi. Ecco, io vorrei soltanto ricordarvi a questo proposito, vorrei ricordarvi solo come esempio i padri. E naturalmente parlare dei padri, sappiamo bene, i semi del verbo diffusi nel mondo, la rivelazione cosmica, la natura, che è già un messaggio, una sorta di pergamena, come dice la liturgia sinagogale di Shavuot. Dice: Dio ha disteso tra il cielo e la terra una pergamena sulla quale ha scritto un suo messaggio, che sono le creature. E gli uomini possono rispondere scrivendo Alleluia, la lode. Quindi la rivelazione cosmica. Ma a questo proposito vorrei citarvi un solo esempio. Giustino, prima apologia di Giustino, siamo nel II secolo, quindi alle origini della teologia patristica. Sentite questa frase sua: del Logos divino fu partecipe tutto il genere umano, e coloro che vissero secondo il Logos, tutto il genere umano, e coloro che vissero secondo il Logos sono cristiani, anche se furono giudicati atei, come fra i greci Socrate ed Eraclito e altri come loro. È una dichiarazione sorprendente per il dialogo non soltanto interreligioso ma interculturale. E l'emblema, il segno, il simbolo maggiore di questa inculturazione, il verbo che diventa carne, è evidentemente Gesù Cristo. E vorrei a questo proposito fare soltanto, ancora una volta, un piccolo cenno rappresentativo con un ritratto particolare di Gesù. Non dimentichiamo che Gesù è un giudeo, è un Galileo del primo trentennio del primo secolo, in una situazione di occupazione imperiale romana. È un laico, il nostro fondatore non è un prete, è un laico, lo dice la lettera agli ebrei, quando dice della tribù di Giuda e non di Levi. Della tribù di Giuda non si dice nulla riguardo al sacerdozio. Il suo sacerdozio, difatti, non è un sacerdozio genealogico, non è più simile alla profezia. È inizialmente di professione un artigiano e poi un predicatore itinerante. Mentalmente è strutturato secondo categorie culturali semitiche, come si vede dai Vangeli. Pensiamo per esempio ai Logia.
I logia sono delle frasi, come ben sapete, paratattiche e parallelistiche tendenzialmente, essenziali. Tra l'altro, tra parentesi, questo è, mi permetto di dirlo liberamente, lo dico spesso, è estremamente moderno in questo, perché è come se avesse inventato il tweet. Provate, rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio, sul rapporto fede-politica. In greco sono 50 caratteri con gli spazi, quindi è il minimo proprio. Pensate che cosa si è dovuto però fare attorno a questi logia. E in secondo luogo adopera il simbolo, le parabole, 35 o 72, secondo i calcoli diversi degli esegeti, sono la rappresentazione di una comunicazione simbolica, che tra l'altro ai nostri giorni diventa dominante. Le generazioni attuali sono generazioni, si dice, dell'immagine, più che non della riflessione astratta. Quindi diciamo che non appartiene alla cultura greca come formazione, come concezione. Il cuore stesso del suo messaggio qual è? Il regno di Dio, che è un tema, una categoria tipica dell'Antico Testamento che attingeva alle categorie sociopolitiche del tempo, del vicino Oriente. Si dimostra profondamente incarnato nella sua cultura, tant'è vero che i biblisti lo sanno bene, esiste la cosiddetta terza ricerca nell'esegesi che ha cercato di sottolineare il profondo legame col terreno della Terra Santa dove egli era inserito, il terreno di Israele. Naturalmente quello che gli studiosi chiamano il criterio della continuità con quel mondo, fermo restando però che alla fine è pur sempre il logos o comunque è pur sempre la genialità, se volete parlare in termini antropologici. Il criterio allora della difformità, della dirompente sua visione, non per nulla viene crocifisso alla fine. Quindi vedete una figura che rappresenta in pienezza la cultura incarnata, una parola che quindi non discende, non è eterea. È stato detto da uno studioso che Cristo, per esempio, culturalmente parlando, non parla mai partendo sopra le teste dei suoi ascoltatori, ma partendo dai piedi, i semi, i terreni, i pesci, le crisi familiari. Vedete la polvere della storia, ma al tempo stesso il suo messaggio è un messaggio trascendente, anzi, inizialmente egli propone una predicazione per il mondo giudaico. Non sono stato inviato se non alle pecore della casa di Israele. Ai discepoli dice: rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma l'ultimo suo messaggio da risorto sul monte di Galilea è: andate e fate discepoli tutti i popoli. Paolo è l'esempio tipico di una nuova inculturazione. Sarebbe molto interessante studiare. Ecco perché possiamo dire, usando le parole di Gesù, che la cultura nel cristianesimo deve essere sviluppata, praticata come una sorta, usiamo i 3 simboli di Gesù, il sale nei cibi, il lievito nella pasta, il seme nella terra. Sale, lievito, seme.
cristianesimo non è una religione che ti fa decollare dalla realtà verso l'orizzonte, verso cieli mitici o misticheggianti. È invece proprio quel modello di cultura che ora è dominante, essere nell'interno della pasta della storia. Concludo questo primo quadro ricordandovi che nel mondo greco e nel mondo latino qual era la parola usata per indicare la cultura? Il mondo greco era paideia, che è molto diverso, è proprio è il concetto attuale. Paideia è la formazione, pedagogia, l'educazione globale. E i latini invece usavano, per indicare cultura, humanitas, che è molto di più dell'aspetto solo intellettuale. È veramente la consapevolezza, ecco qui la forza, perché il titolo che mi è stato dato, perché il cristianesimo ha bisogno di cultura, ha bisogno di non essere chiuso, come purtroppo accade certe volte in alcune concezioni, chiuso nell'oasi protetta delle sue verità. Le sue verità devono essere invece uscire nel mondo, come diceva Pavel Evdokimov. Abbiamo costruito, il teologo russo che conoscete, vero? È vissuto a Parigi. Abbiamo costruito delle bellissime cattedrali. Queste cattedrali però hanno sempre dei grandi portali di bronzo mirabili chiusi. Invece dovrebbero essere spalancati perché l'incenso, le lodi, il fiammeggiare dei ceri, la preghiera, l'annuncio, mossi dal vento dello Spirito, devono entrare nella piazza, dove ci sono i commerci, dove ci sono il riso e le lacrime, dove ci sono anche le bestemmie, dove c'è anche la negazione, e non stare nel grembo protetto. Secondo quadro, il secondo quadro è quello, ho detto, molto più concreto e quindi come tale potrebbe andare all'infinito alla fine, perché abbiamo detto che la cultura è lo sguardo su tutto il nostro mondo. Io farò soltanto con voi 2 esempi, però tenete conto di queste questioni che vi elenco soltanto, che potrebbero essere veramente una dimostrazione della necessità della cultura cristiana, di una presenza cristiana in questo mondo. Pensate, l'antropologia non esiste più, io lo vedo bene perché avendo questo dialogo che è stato ricordato con i non credenti, non esiste più un concetto di natura umana condiviso, è continuamente mutevole. Il gender ne è una testimonianza. Non esiste più un concetto comune, condiviso di verità oggettiva, soggettiva. Tant'è vero che noi sappiamo bene che i concetti, classici, pensate, la visione di Platone, Fedro, il cocchio, il carro della persona umana che corre nella pianura della verità scoprendo sempre nuovi orizzonti. La verità ci precede, la verità esterna eccede, noi la conquistiamo. E quindi si comprende come sia complesso anche il tema dell'etica. Pensiamo che cos'è il mutamento radicale che è stato introdotto attraverso la sensibilità all'ecologia. La Laudato Si ne è una testimonianza. Pensiamo che cosa vuol dire il mutamento dell'economia. Tant'è vero che la società è cambiata radicalmente, vedi, Fratelli Tutti, le migrazioni,
il predominio, poi un cenno lo faremo, del predominio della finanza sull'economia. Pensate che cosa vuol dire la secolarizzazione. Noi siamo appunto una religione secolare, dicevo. Secolare, il valore della distinzione, fede e politica. Ma al tempo stesso abbiamo ormai l'esclusione, l'esclusivismo. Tant'è vero che da una parte c'è il fondamentalismo o dall'altra parte c'è appunto neppure l'ateismo cosciente, coerente, sistematico. No, c'è l'indifferenza, che è molto peggio, perché non si può interloquire con una nebbia che non ha più valori, se non valori personali, mutevoli, condizionati. È stato coniato un termine molto significativo, che apateismo, apatia più ateismo per indicare, non c'è più nessuna possibilità di rideclinare alla maniera di Tommaso e di Aristotele anche, agere sequitur esse, cioè l'ontologia precede la deontologia. Ormai questo non accade più. Ecco perché i fenomeni sono molto complessi. Io allora gli esempi che vorrei proporvi, anche perché devo avviarmi alla conclusione, vi propongo 2 esempi, 2 modelli che soprattutto i giovani di oggi, ma noi tutti ormai, sentiamo come fondamentali. Il primo, hanno introdotto dei cambi di paradigma fondamentali, sono esperienze ricchissime, non da condannare, semplicemente non da esorcizzare, ma che pongono tanti problemi alla fede, all'etica e alla cultura cristiana, quindi. La scienza, che è considerata ormai, soprattutto io vedo nell'ambito dei giovani, come l'unica disciplina che può offrire delle certezze, perché sono fenomenicamente verificabili. Adesso abbiamo visto come in realtà la scienza sia molto meno, la vera scienza poi è molto più cauta su questo. Io vi ricordo soltanto come esempi per farvi comprendere quant'è complesso. La genetica. Il premio Nobel quest'anno è stato dato a queste 3 donne che ritagliano il DNA, cioè hanno, questo lo si sapeva, hanno compreso che la flessibilità del nostro DNA può essere modificato, mobilitato, appunto. Ed ecco, allora, certo, si curano alcune malattie genetiche, però al tempo stesso, se andiamo avanti, le domande etiche, c'è il sogno anche di creare un'altra figura antropologica, intervenendo sistematicamente sul DNA. Il mito famoso dell'homunculus di Goethe nel Faust, o il mito ebraico tradizionale, quello del golem, una creatura che nasca in laboratorio. Non sappiamo, siamo agli inizi in questo campo. Pensate quindi quante domande. Noi dobbiamo essere, pur riconoscendo la grandezza di questa funzione. Un altro esempio, le neuroscienze, scienze neurocognitive. Pensate la meraviglia di questa piccolissima scatola cranica. Abbiamo dentro tra i 120 e i 180 grammi di materia cerebrale. Ma pensate, se si dovesse idealmente aprire in una notte la nostra scatola cranica e guardare la volta celeste, c'è un parallelo sorprendente. Noi qui dentro abbiamo tra gli 80 e i 100 miliardi di neuroni.
Le stelle della Via Lattea, della nostra galassia, sono 100 miliardi. 80, 100 miliardi? 100 miliardi. Un microcosmo, come diceva Democrito, quel filosofo, che cos'è? Anthropos, micros, cosmos, frammento 34. Quindi riusciamo a comprendere come anche questo ambito, e qui c'è la forte tentazione. Io qui non l'affronto, ma voi in filosofia, in teologia, potete affrontare nell'etica. Mente e cervello sono del tutto sinonimi per molti scienziati. Cioè, e quindi intervenire lì sul cervello dà risultati straordinari dal punto di vista terapeutico, lo sappiamo. Però, che cos'è dopo alla fine? L'io, la mente appunto. Che cos'è la responsabilità, la libertà, il simbolo anche, cioè l'elaborazione. È tutto solo prodotto di impulsi elettrici? È soltanto un fenomeno, tant'è vero che queste scuole vengono chiamate le scuole fisicaliste, fenomeno fisico. Un altro esempio, e concludo questo della scienza, l'intelligenza artificiale. Pensiamo che cos'è l'intelligenza, la ricerca sull'intelligenza artificiale. Straordinaria. Certo, pone dei problemi sociali per il lavoro, anche, perché quanto più la robotica avanza, tanto meno si abbassa la possibilità di impiego delle persone umane nel lavoro. Però quanti lavori usuranti, pesanti, infami, che si facevano in passato, che creavano vittime, ora non sono più tali per merito. Pensiamo nella medicina. Che cos'è la robotica? Ormai una volta il chirurgo squartava, adesso attraverso le sonde si riescono a fare, ma soprattutto anche qui la domanda etica. Il grande sforzo che si fa attualmente è quello di creare macchine artificiali, intelligenze artificiali, autocoscienti, cioè con algoritmo aperto. Possono decidere loro in proprio se fare questa strada o quest'altra. Ricordate, forse avete sentito di quel film nel quale un drone che è con intelligenza artificiale deve andare a colpire una serie, ha nel suo interno una serie di punti nevralgici terroristici, e però decide lui qual è quella migliore. E lui ne ha puntato su una. Ora, su quel punto, un minuto prima che arrivi il drone, dove ci sono 3-4 terroristi sotto una tenda, verso quella tenda si avvicina una bambina che sta vendendo della frutta a questi qui, va in giro per il deserto a vendere la frutta. Il drone con intelligenza artificiale ha la stessa reazione che ha un pilota vero, umano, se è veramente tale. Qualche dubbio là, va a cercare un'altra meta. Che cosa decide? Capite che quindi anche questo è un tema di grande rilievo, di grande importanza. E l'ultimo è l'infosfera, cioè quello a cui accennavo prima. Noi assistiamo a quella che viene chiamata la quarta rivoluzione. Qui il calcolo delle altre rivoluzioni cambia secondo la copernicana, la darwiniana, la psicanalitica, dice Floridi per esempio, che è uno dei maggiori studiosi di questo dell'Università di Oxford. È avvenuto comunque un mutamento radicale nelle relazioni. Questo è fuori di dubbio e siamo consapevoli. I nativi digitali sono diversi da noi, migranti digitali. È come quando parla la lingua, chi è nato e chi invece l'ha imparata dopo, si sente l'accento diverso. E quali sono le caratteristiche? Beh, noi lo sappiamo che cosa è accaduto.
questa rete globale che ha avvolto tutto il nostro globo, che ha permesso contatti immediati e diretti, ha creato tanti fenomeni comunicativi assolutamente inediti. Pensate, ad esempio, l'enorme moltiplicazione dei dati. Noi una volta bisognava andare in biblioteca, si faceva la ricerca, si selezionava. Adesso anche il ragazzo deve cercare, poniamo una categoria, cerca la parola speranza, ecco, perché deve fare uno studio su questo. Che cosa trova come risposta? 60.000 possibilità. E qual è la sua capacità critica di discernere tra il vero e il falso? Perché c'è il bianco e il nero contemporaneamente, c'è tutto lì. È un paniere, una cesta immensa. Non è più la selezione che tu fai andando prima a cercare alcune fonti, lì hai tutte le fonti. Quindi questo, la moltiplicazione ha un grande valore, pensiamo per la ricerca nostra anche. Io l'altro ieri ero al Colosseo a presentare, al Colosseo hanno scoperto, sopra un arco principale, un affresco, una pittura murale di Gerusalemme, che è stata fatta però nel 1600. Molto curiosa, molto interessante, restaurata ormai. Che cosa hanno fatto gli studiosi? Sono riusciti a trovare dove questo artista ha usato come base, ha copiato da un cinquecentina, un libro del Cinquecento. L'hanno trovato, è in una biblioteca di Vienna. Tutto questo è stato possibile perché c'erano delle mappe, c'erano dei disegni, lui ha copiato proprio quella. Questo come lo si faceva? In passato sarebbero stati mesi di ricerca, anni forse, attraverso la via informatica. Quei testi erano stati digitalizzati, per cui la sovrimpressione era facile. Ecco, vedete quanto è prezioso, ma pensiamo anche su questi viali che cosa corre in violenza, in depravazione, in degenerazione globale della figura umana e soprattutto la perdita della realtà tante volte, la virtualità. Per molti nativi digitali il virtuale è il loro reale. Ecco, io ho concluso. Vorrei ricordarvi, concludendo, 2 dichiarazioni, semplicemente. Una dichiarazione di un filosofo del secolo scorso che voi tutti conoscete, che è Ricoeur, Paul Ricoeur. Lui ha formulato una definizione del nostro tempo molto significativa. Viviamo in un'epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'anoressia dei fini. Cioè noi abbiamo una strumentazione, la tecnica. Cosa ci offre? Pensate che cos'è la tecnica rispetto alla scienza. La scienza cerca un fine, la tecnica vede col ritmo binario, ciò che si può fare e non fare lo fa, senza imbarazzi. Pensiamo che cos'è la finanza rispetto all'economia. L'economia è la legge nomos dell'oikos del mondo, la legge che deve tener conto anche della fame. La finanza no, si gioca sui mercati, sui modelli di sviluppo, senza... Pensiamo che cos'è il sesso, mezzo anch'esso, rispetto all'amore. Ciò che domina è il sesso, neppure l'eros, che è già un livello più alto. Pensiamo che cos'è anche la religione, fenomeni religiosi rispetto a una fede autentica. Quindi i mezzi crescono sempre di più e noi perdiamo i fini, non abbiamo più i modelli ultimi. E l'altra testimonianza è la testimonianza di una figura che ha parlato, quelle parole che io vi leggo le ha dette in una università americana, una delle più prestigiose, Harvard. Lui quando ha parlato, aveva una folla di studenti adoranti
era Steve Jobs, che nel 2005 è andato a tenere una relazione naturalmente sulla tecnocrazia. Questo era quello che si aspettavano loro. Lui è il fondatore di Apple, lui è morto nel 2011. Ebbene, lì la conclusione di quel discorso è significativa, perché spiazza gli studenti e il loro approccio. E con questo io concludo ricordandovi di tenerne conto che noi siamo importanti. Religione, cultura umanistica, forme di riflessione, senza lasciarci tentare dalla semplificazione. Lui diceva, badate giovani, la tecnologia da sola però non basta. È il connubio, l'intreccio, tra tecnica e le arti liberali, tra la scienza e l'umanesimo, a darci quel risultato che ci fa sorgere un canto nel cuore. Grazie. Eminenza, grazie tante per questa conferenza bella, forte, ispirante. Se posso permettermi di fare un po' eco di tutto quello che lei ci ha detto, io direi che lei vuole invitarci a capire, a seguire questa tesi che solo essendo in uscita dal nostro grembo possiamo davvero trovare la verità, cercare la verità in modo onesto, ma anche fare il nostro servizio alla Chiesa universale. Grazie tante per questa ispirazione. Si parlava tanto nel passato dei cristiani anonimi. Ascoltando questa conferenza mi sono detto, fra i cardinali forse ci sono anche i domenicani anonimi. Abbiamo ben notato che lei ha menzionato all'inizio della sua conferenza un altro percorso. Vorrei prendere questo suggerimento come una piccola premessa per il futuro che possiamo contare sulla sua presenza fra di noi e possiamo invitarla presto per un altro evento. Grazie tante. A questo punto vorrei darvi alcune brevi statistiche sull'anno accademico 2019-2020. Ma prima di farlo vorrei salutare Suor Maria Silva, il nuovo amministratore della nostra università, perché è dappertutto come sappiamo ora. Suor Maria ha già cominciato il suo lavoro con l'energia di cui abbiamo tanto bisogno, ma è dappertutto. Abbiamo accolto un totale di 980 studenti delle 4 facoltà, di cui 554 nella facoltà di teologia, 68 nella facoltà di diritto canonico, 136 nella facoltà di filosofia, 149 in quella di scienze sociali, 17 nell'istituto di spiritualità e 56 nel programma dei Catholic Studies. Ci sono stati inoltre 134 studenti iscritti all'Istituto di Scienze Religiose Mater Ecclesiae. Il numero totale di 4 facoltà con l'Istituto Mater Ecclesiae è stato pertanto 1114 studenti. Si vede che abbiamo
perso una parte del corpo studentesco che si iscriveva nel secondo semestre. Tra gli studenti delle 4 facoltà, 98 è stato invece il numero di nazioni di provenienza dei nostri studenti, e di queste le più rappresentative numericamente parlando sono state gli Stati Uniti con 238 studenti, l'Italia con 117 studenti e l'India con 110 studenti, 3 continenti. Si sono iscritti 381 studenti diocesani, 287 religiosi tra uomini e donne, 311 tra laici e laiche. Considerando i gradi accademici e diplomi, la nostra università ha conferito 49 baccellerati in teologia, 6 in filosofia, 10 in scienze sociali e 14 nell'Istituto di Scienze Religiose. Per quanto concerne le licenze, invece abbiamo conferito 52 licenze in teologia, 12 in diritto canonico, 6 in filosofia, 6 in scienze sociali e 16 nell'Istituto di Scienze Religiose. Hanno conseguito il titolo di dottorato 17 studenti della facoltà di teologia, 4 in diritto canonico, 3 in filosofia e 5 in scienze sociali. Lo scorso anno abbiamo avuto in totale 183 professori che hanno insegnato da noi, 65 dei quali in teologia, 18 in diritto canonico, 18 in filosofia, 26 in scienze sociali e 56 nell'Istituto di Scienze Religiose. Every year professors come and go. We are grateful for the service so generously given by the professors who have left us, and we welcome and wish every success to the new professors who have joined us this year. Ogni anno sono diversi i professori che entrano a far parte della nostra comunità accademica e che vanno via. Siamo molto grati per il servizio che generosamente è stato reso da coloro che non insegnano più qui, e siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi professori che si sono uniti a noi quest'anno. Here is the list. In the Faculty of Theology, joining the staff are Riccardo Lufrani, Mats Wahlberg, Mariusz Tabacek, Simon George Gain, Gabriel Mary Fiore. In the Faculty of Philosophy, new professor is Rémi Braque, František Longchamp de Berrier, Alan Christian Rooney, Michael Thomas Davenport. In the Faculty of Social Sciences, new professor is Maria Emanuela Coscia. Abbiamo anche i 2 nuovi impiegati che hanno già cominciato i loro compiti, padre Joseph Wink e il nostro assistente IT, Suor Tiziana Caputo assiste Suor Colette nell'ufficio di borse di studio e sarà responsabile per sviluppare i nostri progetti dell'insegnamento a distanza. Vi auguro tutti buon lavoro con la nostra comunità accademica. It is always at the end of the academic year that I express our gratitude for the concrete achievements of our professors and our officials. But let me today make an exception. I want to thank Sister Helen Alford, as well as Father Thomas Joseph White and Father Benedict Crowell, for their fundraising efforts undertaken during the last months. It is due to their work that we could offer more scholarship help to our students, a research grant program to our professors, and finish the renovation work of our classrooms and 2 floors of the 4th wing of our priory. Alla fine di questo discorso voglio salutare tutti i nostri studenti e in modo particolare ancora una volta, ne abbiamo già avuto l'opportunità di incontrarci durante la giornata di orientamento, tutti gli studenti che hanno iniziato il loro viaggio all'Angelicum. Sono tanti. At the end of this address, I would like to greet all our students, and in a special way, once again, we already had an opportunity to meet at the orientation day, all the students starting their journey at the Angelicum. Vorremmo che voi vi sentiste parte della nostra famiglia domenicana e vi sentiste invitati a condividere la nostra passione domenicana, una passione che abbiamo descritto per secoli come la passione per la verità. Spero che potrete scoprire a crescere questo con noi. Dio vi benedica.
We would like you to feel a part of our big Dominican family and to feel invited to share our Dominican passion, a passion we have described for centuries as the passion for truth. I hope that you will discover it with us. God bless you. Ora, prima di passare al conferimento degli attestati, vorrei chiedere a padre Gerard Timoner III, il maestro dell'ordine domenicano, di rivolgersi alla nostra comunità accademica. Padre Gerard è l'88esimo successore di San Domenico. Now, before we pass to the conferral of the students' diplomas, I would like to ask Father Gerard Timoner III, the Master of the Dominican Order, to address our academic community. Father Gerard is the 88th successor of Saint Dominic. Cari sorelle, cari fratelli, Sua Eminenza. In primo luogo esprimo la mia gratitudine a Sua Eminenza, il Cardinale Gianfranco Ravasi, per aver presieduto l'Eucaristia per le sue parole di saggezza. Your Eminence, you said you are very much at home with lecture halls like this. Well, I'm also at home now. Today I feel like I am also a student. Thank you for your lecture. He brought us from agricultura to humanitas to neuroscience, the microcosm and the macrocosmos, and to artificial intelligence. Yes, the origin of culture is the one that you mentioned from agricultura, but it also included colere. That is the cultivation from which the word colonization also came from. But it's not in the sense of socio-political colonization, but it's really the colonization of plants, etc. As you can see, Your Eminence, the Angelicum is a picture of the universality of the Church. And here at the Angelicum, evidently, you will see also interculturality. It was Cardinal Joseph Ratzinger who said in 1979 in Hong Kong that from now on we cannot just talk about inculturation as though the gospel is culture-free, because the gospel in itself bears a culture, and the one who proclaims the gospel is also a person who is embedded in a culture, proclaims it to a people who are in themselves embedded in a culture. And that is why Joseph Ratzinger said it is more precise to speak about interculturality rather than inculturation. And that is not just an idea here at the Angelicum, it is a reality. Because as the rector has said, the professors and the students are coming from different cultures. That is why the Angelicum is a picture of the Catholicity of the Church, the body of Christ. Ringrazio anche il nostro stimato rettore, Fra Michal Paluk, i decani delle facoltà e i direttori degli istituti e tutti i fratelli e sorelle che hanno lavorato per ingrandire l'Angelicum, soprattutto negli ultimi anni difficili. We have the graduates, no? I saw Marcello getting the diploma. So I congratulate, do we have them? We have graduates, and I congratulate especially the graduates of this year. This is a very unusual time to graduate. Graduation in a time of pandemic. It sounds like, Gabriel Garcia Marquez's love in the time of cholera. So graduation in a time of a pandemic. You completed your classes and examinations early this year via electronic means. Of course, your professors
trusted that there was no guardian angel behind your computer screen assisting you in responding to the questions during the exams. But you completed your courses, and congratulations. And really, you are an inspiring sight to behold. I was also inspired when the rector said that the professors tried their best to be with you even during the time of the lockdown. And now the university is doing a blended learning system. And as the Cardinal, as His Eminence has said, there is another continent in our time, the digital continent. And Your Eminence, many of our professors, obviously, as you can see, are digital migrants. So it's a different kind of migration that we are speaking about here. And they did so, trying their best, because they want to be close to the students. In these times of distancing, our professors were very close and accessible to our students. And therefore, they are really a sign of hope for us. Because hope is really the nearness of God in all the mysteries of our life, joy, sorrowful, and glorious. God never leaves us, and therefore we are saved in hope. Qui all'Angelicum il culmine dell'itinerario accademico dei nostri laureati corrisponde anche con l'inizio dell'anno accademico. Qui all'Angelicum finali e inizi formano un ciclo. Ed è così che dichiaro aperto l'anno accademico 2020-2021. Ora l'ultimo atto, vogliamo onorare tutti i nostri laureati. Chiedo al professor padre Marcelo Solorzano, il segretario generale dell'Università, di invitarli al podio. Grazie, padre Rettore, Eminenza. È il mio onore ogni anno di presentare i nostri laureati con l'attestato. Qui la parola diploma si è ripetuta un paio di volte, è molto più umile, ma è un riconoscimento vero e dal cuore che facciamo a voi. A noi ci piace contare, abbiamo sentito numeri anche sulla massa, ma voi siete sale e luci in questa massa, anche massa, ma sale e luce. E noi pensiamo che voi siete preparati per andare e portare questo sapore che abbiamo condiviso tra di noi. Eminenza, Gran Cancelliere, Padre Rettore, vi presento i nostri laureati. Mettetevi in piedi, per favore. È un grande applauso. Grazie. Non è stato un anno facile. Allora, per voi non è l'anno del Covid, ma l'anno in cui voi vi siete laureati dall'Angelicum. Non dimentichiamo questo. Allora, io quando vi chiamo vi chiederò di venire uno a uno, dopo sentire il vostro nome, da questa parte destra, da dove siete, e venite qua a ricevere l'attestato dal Gran Cancelliere. E non possiamo fare porsi la mano, abbracci, baci, non si può. Comunque siamo molto fieri di voi e vi chiediamo di anche strike a pose in inglese, perché ci sarà la foto quando ricevete l'attestato.
Gemina. Grazie. Chiedo al maestro, al padre rettore e a Sua Eminenza di se potete andare davanti a ricevere i nostri laureati. Sì, meglio. Ok. Come sempre, prima di tutto vi chiedo scusa perché probabilmente rovinerò i vostri nomi, ma farò il meglio possibile. I ask the Dean of Theology to please stand to receive our laureati di teologia. Per il baccellierato, I call Renny Marcos. Renny Marcos couldn't make it. Very well. For the baccellierato in teologia, Hovik Pogosyan. Per la licenza in teologia, Maxim Gurezov. Per la licenza in teologia, Bonaventure Agbali. Bonaventure Agbali. Per la licenza in teologia, Alan Adami. Per la licenza in teologia, Emmanuel Aguigli. Chiedo al decano di filosofia di passare. Per il baccellierato in filosofia, Alexander Lancaster. Per il baccellierato in filosofia, Abbasian Viken. Prego al decano di diritto canonico. Per la licenza in diritto canonico, Esther Bernard Moschi.
Per la licenza in diritto canonico, Peter Roman Zielinski. Per il dottorato in diritto canonico, Susanna Ogliani. Chiedo al decano di Scienze Sociali di venire sopra. Per il baccellierato in Scienze Sociali, Lena Chigemezu Onuoha. Per il baccellierato in Scienze Sociali, Alberto Arpino. Per il baccellierato in Scienze Sociali, Ndabunganiye Sebastian. Per il baccellierato in Scienze Sociali, Banatsinyi Kaninku Elizabeth. Per la licenza in Scienze Sociali, Patrick Desmond. Per il dottorato in Scienze Sociali, Roberto Bongianni. Chiedo al preside di Mater Ecclesia, per favore venire. Per il baccellierato in Scienze Religiose, Ischeli Elsi. Okay. Per il baccellierato in Scienze Religiose, Marietta Sola. Per la licenza in Scienze Religiose,
Pallopoli Emilio Agostino. Per la licenza in Scienze Religiose, Cagnoni Enduscia Bangaya Marie. Per la licenza in Scienze Religiose, Rosaline Ghetanda. Per la licenza in Scienze Religiose, Odile Minongu. Grazie. Mi soccorre una cosa, per tanti altri che sono nell'India, negli Stati Uniti, Australia, che sono ovunque, i nostri studenti laureati, perché loro sono una rappresentazione di tutti i laureati dell'Angelicum, che sono già nei loro paesi. Allora vi prego di pregare per loro e anche un applauso per loro. Grazie. Con questo abbiamo concluso il nostro atto accademico, grazie per la vostra presenza. Devo chiedervi un po' di pazienza, il ricevimento ci sarà un giorno, ma purtroppo non ho... Quindi buon anno accademico, grazie della vostra presenza. So thank you for having come.